Bella ragazzi. Bella ragazzi. Oggi vi facciamo vedere cosa c'è dentro un microonde e lo smontiamo. Lo smontiamo immediatamente. Sì. Cominciamo a togliere le viti dal retro. Tanto diciamo che è un'operazione pericolosissima. Ci sono all'interno componenti che lavorano ad alta tensione, quindi se non siete pratici di queste cose... Chiaramente quando è staccata la spina non è pericoloso, se si lascia un po' lì dopo averla staccata. Qualcuno ha infilato una mano qua dentro, mi ha detto, perché toccando un filo si metteva a funzionare secondo lui. Ora vediamo cosa ha rischiato. Partiamo dalla parte più semplice, Sì. Le resistenze del grill. Sono due resistenze a infrarossi ricoperte da un tubo di quarzo. Questo qua è puntato sul... Sono due resistenze da 115 volt messe in serie per poter essere alimentate quindi a 230 volt. Il giro della corrente è questo. Qui ci sono due resistenze. Quello che stiamo smontando adesso è un thermoswitch. È un interruttore che, superando una certa temperatura, apre il circuito per questioni di sicurezza. Questo è un 70 gradi centigradi, può servire per alcune applicazioni. Diciamo che il forno a microonde è proprio come un maiale. Avviciniamo il microfono. Si sente fare click. Sì, scatta e toglie la corrente dalle resistenze se si dovesse surriscaldare la zona delle resistenze per qualche motivo. Perché c'è veramente da recuperare ogni genere di cosa da un forno a microonde. Qui abbiamo la lampadina che illumina il vano durante la cottura. È una lampadina molto particolare perché non è filettata, è proprio tutto un blocco così. E anche questa può servire per costruire presepi, per giocare con l'alta tensione, per applicazioni. Esatto. Allora, cominciamo a staccare un po' di fili, qua si muove tutto. Sì. Questi sono quei Faston maledetti che hanno la linguetta e sono da schiacciare. Sì. Ok. 1 e 2. E vai. Questo è un filtro. Sull'ingresso dell'alimentazione c'è un sistema di filtraggio per non permettere di uscire o di entrare radiofrequenza, disturbi e roba simile. Esatto. Quella che viene chiamata, oltre a essere un filtro che ha anche questi condensatori, viene chiamata induttanza di modo comune e serve per evitare che il differenziale di casa anche interpreti alcuni segnali elettrici come se fossero una dispersione e quindi rischiando di farlo scattare in modo intempestivo. Eccolo qua. Tagliamo delicatamente tutti i fili. Togliamo queste fascette. Usiamo un attrezzo molto rozzo ma efficacissimo e veloce. Fa il suo lavoro. Ok. Intanto abbiamo scoperto come si estraggono le resistenze semplicemente così, sfilandole così. Queste poi le proviamo ad accendere, le avete già viste in un video e ci si può fare una macchina per piegare il plexiglass o la plastica. Sono molto utili. No, questo non vuol venire. Aspetta che ti aiuto. Sì, aiutami. Ecco. Perfetto, mi dai una mano anche qua? Sì, qui e qui. Bene, così Perfetto. Possiamo seguire lo schema elettrico. Questo è di nuovo un sensore di temperatura come quello che vi avevamo detto prima ed è posizionato sul magnetron. Questo è il magnetron, quello che è praticamente l'elemento, il cuore del microonde, questo
Sì, ma questo lo sapranno. Chi sì. è che non ha un magnetrone in casa? Noi ad esempio ne abbiamo 2 o 3, li teniamo sempre lì anche in frigorifero perché servono per qualsiasi cosa. Nella cassetta degli attrezzi anche. Lo smontiamo subito? Lo smontiamo subito. Allora, eccoli una vite. Che bello, che soddisfazione smontare. Ho già visto un'altra cosa che può essere utile per molti esperimenti. Una bella ventola. Una bella ventola. Sì. Vi faccio vedere una cosa. Ecco dove entravano le mani di chi ha cercato di muovere questo filo, sempre più vicine ai Faston, dove ci sono quasi 4.000 volt. C'è veramente da rimanerci secchi. Sì. Eccolo. Per chi non lo sa, qua arriva una corrente tra questi 2 fili che fa una piccola tensione che fa scaldare un filamento, a roventare un oggetto dentro che si chiama catodo, e insieme a questa corrente arriva una tensione negativa altissima, che è quella che alimenta però la potenza che alimenta questo. E tutto esce da questo elemento di metallo isolato da una ceramica di allumina molto pura. Questo qua è una specie di feltro di lana di ottone che serve poi a far contatto massa con la massa per non disperdere microonde qua. Avrete notato anche questa vite che sta appesa, non è per magia, ma è Esatto. semplicemente perché vi faremo vedere che da un magnetron poi si possono recuperare anche 2 potenti magneti. Sono molto utili. Allora continuiamo nel nostro smontaggio. Di qua non vedo altre viti, a meno di non girarlo sottosopra, poi lo faremo. Direi di no. Qua c'è da togliere un filo. No, c'era il suo copri sopra, facciamo così, facciamo prima. Che bello, tutto unto, tutto grasso. Sì, ci incrociamo con... Ricordati dove tagli che poi lo dobbiamo rimontare. È vero, sì. Lo aggiustiamo e lo restituiamo a chi ce l'ha dato. Questa viene via così, no? C'è una linguetta e grazie, ecco, con quello lì fai prima. Ok. Questo è un micro switch, praticamente un pulsante che interrompe la corrente quando si apre lo sportello. Esatto, la normativa prevede che ce ne siano 2, quindi andremo poi a verificare se ce n'è un altro. Se è vero, se questo forno è uno di quelli un po' vecchi e un po' datati, che non avevano tutte queste protezioni. Poi, e qua ci sono i soliti incastri strani. Sì. Gli incastri della plastica. Che potrebbero venire via così. Ah no, c'è una vite. No, l'ho già tolta. Ah, ce n'è un'altra. L'hanno riempito di viti. Ok. Più gli incastri. Più gli incastri. Li schiacciamo 1 e 2. Ok. Eccola qua. Una bella ventola con motorino. Questo qui l'abbiamo già fatto vedere nel video per smagnetizzare i cacciaviti, se non ricordo male. La particolarità di questa ventola, se notate, le pale sono molto inclinate. Vengono usate questo tipo di ventole perché spostano una grande quantità d'aria, però sono molto silenziose, a differenza di quelle da alimentatori switching da computer. Quindi anche questa, se dovete fare qualche applicazione silenziosa, può essere molto utile e pratica. L'ho trovato! L'altro micro switch? Sì, ecco l'altro micro switch, è qua. Vediamo un po' se si può levare o se c'è incastrato, sì, in qualche modo, con i trucchi di incastro della plastica. Adesso lasciamo perdere. Tagliamo 2 fili, così tanto per gioire. In pratica questo è un ambaradan meccanico per un'ulteriore sicurezza nell'apertura dello sportello. Anche questi comunque possono essere utili per molti progetti, per chi costruisce presepi.
Allora l'abbiamo già ripulito, Togliamo il cavo di alimentazione. c'è un sistema incastro, Esatto. via anche lui, Questo è bello perché è un cavo con fili siliconici. sì, è di buona qualità, Sì. resiste agli unti e a quelle cose lì. E leviamo ancora una cosa che c'è. C'è la scheda di controllo in questo forno elettronica con un microprocessorino, un PIC, qualcosa del genere, e questa che alla fine non funzionava. E smontiamo anche lei, qua smontiamo Ma sì. tutto. Vediamo un po' cosa c'è. Non vedo se ci sono altre viti. No, mi sa di c'è no. questa linguetta qua, c'è questo connettore. Flat. Ok. E la Questa linguetta linguetta durissima. troviamo con un cacciavite piatto. Vabbè, la vediamo dopo questa. Ah, ok. Ecco. Una bella scheda col suo display, un colore nero, bello strano. I relè che comandano, uno comandava il magnetron, il trasformatore del magnetron, e l'altro il riscaldatore con le resistenze al quarzo. Esatto. Abbiamo un altro relè che probabilmente è quello del sì, motorino sotto del che faremo motorino vedere. sotto che fa girare il piatto. E questo è un cicalino, che anche lui può essere utile per qualche applicazione. Fine cottura. Sì. Allora, qua c'è il cuore, il resto del cuore del microonde, ciò che alimenta il magnetron. E abbiamo questo trasformatore. Ora, se vedete bene, qua cosa c'è scritto? Pericolosissimo. Sì. Qua abbiamo... Anche questi condensatori hanno in parallelo una resistenza. Per assurdo questa resistenza potrebbe guastarsi, quindi questo condensatore potrebbe rimanere carico ad alte tensioni per molto tempo. Sì, per darebbe cui una anche bella qui, botta. se non sapete come agire, è sempre meglio evitare di metterci le mani. Si può provare senza rischiare, quando è spento da un po' di tempo, cortocircuitando i due, o con questo o con delle pinzette. Sarebbe meglio. Una lampadina scoppierebbe anche lei. Sì, come dà una botta di corrente, fa una scintillona e finito lì, si è scaricato. Poi conviene ancora toccarlo. Allora, a questo punto andiamo a vedere, restano l'alimentazione del magnetron e il motorino sottostante, Sì. che È già diventato molto più leggero. sì, Facciamo vedere che questa vite, oltre a tenere fisso il condensatore, tiene anche praticamente fermo questo componente qui, che poi vedremo sullo schema che cos'è. È coperto da un termorestringente, poi lo taglieremo e vedremo dentro i simboli. Direi che è arrivata l'ora di allora c'è qualche incastro qua. cappottarlo. Ops. Ok. Avanti con i cacciaviti. Allora, qua abbiamo il trasformatore, detto MOT. Allora, abbiamo il primario del trasformatore, dove arriva la tensione di rete, la 220, a questi due connettori qua, Faston. E questo, ben fasciato, è il secondario, quello che fa l'alta tensione. Il secondario, uno dei suoi capi, tramite questa paglietta, questo capicoda qua, è a massa, tutto a massa del forno. L'altro capo è questo che esce, poi vi faremo vedere, vi spieghiamo cosa c'è qua dentro, questa cosa qua. In più abbiamo i fili che accendono il filamento, arroventano il filamento a bassa tensione. Questo filo cosa fa? Questo giro, perché va insieme a questo filo va qua e l'altro filo del filamento va qua. Cosa ci sono? 2 o 3 spire di questo stesso filo, a volte lì in mezzo, e l'induzione su questa piccola bobina fa la tensione intorno ai 3 volt del filamento e lo arroventa. E però prende anche la tensione da questa alimentazione qua, che prende di qua, poi vi spieghiamo tutto. Invece l'ultimo pezzo, anzi il penultimo, perché poi vi faremo vedere un'altra cosa interessante. Di solito qua c'è una vitina che tiene sto sportello, ma qui hanno deciso di prendere questa soluzione meccanica. C'è un motorino molto interessante e bello. Si
tratta di un motore sincrono che quindi fa sempre lo stesso numero di giri perché dipendono dalla frequenza della rete elettrica. Sì. Eccolo qua con i suoi fili. Ed è meccanicamente ridotto, ti Sì, conviene usare ecco il questo. suo coso perché è molto duro, praticamente lui gira a una certa velocità e fa girare lentamente questo, però se io giro questo e ci va molta forza, il motorino gira molto velocemente. E qua c'è una cosa interessante perché possiamo farvi poi vedere, funziona anche da alternatore, da generatore. E qua, adesso vediamo se lo fa qua, poi misuriamo col test, non si vede, fa delle piccole scintille e fa una tensione elevatissima. Girando qua, è un piccolo generatore di alta tensione. Adesso vediamo un attimo se farvi vedere una cosa o l'altra. Decidiamo, qua non c'è più niente. Direi Finito. di no. Tutta la mira. Ah, un'altra cosa interessante sì. da poter prendere è la lastrina di mica, È vero. che è un materiale molto isolante. Pregiato. E questo è anche il modo per sostituirla nel caso in cui si dovesse bruciare o sporcare. Esistono dei ricambi anche su Amazon e si riescono a trovare. Poi c'è ancora una cosa da vedere. Come fanno le microonde chiuse qua dentro e qua dentro da questa griglia che è metallica a non uscire dalle fessure? Tanti dicono che sono le guarnizioni, ma qui è tutta plastica Sì. e non ci sono guarnizioni. Sì, non c'è contatto metallo con metallo, non è una scatola veramente chiusa. E quindi adesso Andiamo a vedere che segreto c'è qua dentro. Eccolo qua il segreto. Non so se si può staccare. Vedete, sono tutte pezzi di lamiera piegati a L. Piegati a L e vi facciamo vedere come è fatto. così. In pratica, questa qua è una bobina, questa faccia qua è un condensatore e un condensatore praticamente sono due armature, questa e questa lamiera qua sono le armature del condensatore e non c'è contatto elettrico, ma abbiamo una bobina inserita a un condensatore, il classico circuito LC accordato alla frequenza del magnetron. Cosa fa? Diventa un cortocircuito senza avere contatto, quindi cortocircuita allo sportello in più punti, sono tutti risonatori LC, con la lamiera del microonde. E ci sono delle normative che dicono che non devono uscire più di certa potenza dal Per la normativa microonde. italiana non possono uscire più di 5 mW per ogni centimetro quadro, misurati a una distanza di 5 cm. Abbiamo fatto un video sulla fuoriuscita di microonde dal microonde, dove abbiamo fatto proprio vedere che qualcosina esce. Ve lo linkiamo nella scheda qui sopra nell'angolino. Allora, adesso passiamo a un'altra fase. E ora è venuto il momento di farvi vedere le capacità di questo trasformatore Danger High Voltage. Qua abbiamo il filo della morte, il cavo della morte, che lo potete trovare dal vostro elettricista di fiducia, praticamente un filo con una spina, qua due coccodrilli che si possono toccare, si attacca alla 220, scherzo. No, scherzo, è vero, ma non si trova dall'elettricista. Bisogna farselo. Ecco qua. Allora, colleghiamo il cavo della morte al primario del trasformatore, dove entra normalmente la tensione di rete, la 220, 230. Allora, a questo punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che il secondario, quello dell'alta tensione, è collegato a questo connettore Faston, ci abbiamo messo un Faston con un pezzo di filo, e a massa, e noi ci siamo attaccati a massa. Quindi possiamo chiudere il circuito così.
E ora alimentiamo col cavo della morte. Perché dicevamo all'inizio, chi non ha pratica con forno a microonde è meglio che non lo apra assolutamente attaccato alla corrente, poi è pericolosissimo. Perché? Guardate, per chi non ha mai visto questo effetto, uno che toccasse questi due conduttori tra le due mani muore sicuramente, e se non muore si buca la carne, le pelle, tutto. E se non muore diventa cieco, perché questo arco voltaico emette una grandissima quantità di raggi ultravioletti e noi ovviamente abbiamo gli occhi chiusi, ma... Sì, io ce l'avevo aperti, ma ci sono abituato. Sono chiusi. Ho anche saldato con occhi aperti con la saldatrice. Prendiamo un cacciavite, avevamo parlato di questo. Stacchiamo il cavo della morte, così questo è isolato, siamo tranquilli di non far casini. Questo che era attaccato qua, in qualche modo si può aprire. Forse. Se non ci riusciamo, perché questo è stato stampato apposta perché se si dovesse agire, ma facciamo presto. Vi facciamo vedere cos'è. Qua ce n'è uno fatto diversamente, ma ha la stessa funzione. È in pratica un fusibile, un grosso fusibile per alta tensione. Se dovesse passare una forte corrente superiore per qualche guasto del magneto del condensatore di un diodo di questi, si brucia, però ci sarebbe un arco invece, bruciandosi, che il fusibile è questo pezzetto qua, questa molla di colpo tira indietro il filo che si è bruciato per spegnere l'arco con una fortissima velocità. Allora, e ora il magnetron. Qua c'è uno schema, volendo capire, questo qua è uno forno a microonde senza scheda elettronica, diciamo, di quelli semplici. Esatto. La curiosità è che questo fusibile non viene mai rappresentato negli schemi. Sì. Non abbiamo capito se è per evitare che la gente si ripari il forno da sola, sì, infatti, o per evitare che muoia cercando di ripararlo. Infatti quindi... era inapribile quello di questo forno, mentre questo era apribile. Sì. Allora, qua abbiamo, questo è il trasformatore, arriva alla 220, qua abbiamo quelle poche spire che alimentano il filamento del magnetron, qua abbiamo il secondario ad alta tensione, uno a massa, uno con questo diodo è una cosa particolare, ha un diodo di sicurezza che oltre una certa tensione va a chiudere in caso di malfunzionamento, manda in corto tutto e quindi fa saltare il fusibile, questo famoso che non è insegnato qua. Questo è un diodo normale, questo è il condensatore che abbiamo visto prima. Allora, il magnetron, leviamo queste cose. Abbiamo già smontato un po' di magnetron. Allora, innanzitutto questo è il coperchio del retro. Queste lamelle per il raffreddamento, il radiatore per il calore. Qui arrivano i 3 volt dall'alimentazione del filamento tramite queste induttanze di disaccoppiamento che sono particolari. Sì, queste induttanze di disaccoppiamento hanno una parte avvolta su ferrite e una parte avvolta in aria. Questa su ferrite taglia le basse frequenze, ma potrebbero passare le alte frequenze, quelle più alte. Queste qua avvolte in aria invece tagliano però la frequenza del magnetron e le sue armoniche soprattutto. Sono di filo grosso perché passa una forte corrente per scaldare il filamento, mentre il trasformatore dà invece una forte tensione. Allora abbiamo tolto questa spugnetta metallica di collegamento. Di ottone. Poi c'era un altro lamierino che abbiamo tolto. Questa rondella di collegamento, i magneti. Qua ci sono 2 potenti magneti. E questo è il magnetron. Tagliamo la trancia che è qua. E qua. Ecco qua, tagliamo i fili così tiriamo fuori tutto il magnetron. Eccolo qua, lì c'è l'altro magnete. Esatto, qui abbiamo un altro magnete. State attenti a non schiacciarvi le dita. Qui abbiamo magnetizzato la pinza ormai, avvicinandole.
Queste sono magneti appunto inferrite e hanno la caratteristica di resistere ad alte temperature senza smagnetizzarsi, a differenza di quello che succede con i magneti al neodimio, che oltre una certa temperatura poi si smagnetizzano in modo permanente. Ecco. E lì dentro ci sono queste cose qua, che poi magari un giorno faremo un video per spiegarvi. Ve lo faremo vedere all'interno, è veramente un oggetto, sembra fantascientifico, creato dagli alieni. Sì. È bellissimo da vedere all'interno. Adesso vi facciamo vedere ancora le resistenze al quarzo accese, che le ho posizionate un attimo là. Abbiamo collegato adesso le due resistenze del grill, facciamo vedere come sono fatte all'interno. Allora abbiamo detto, qui abbiamo un tubo di quarzo e dentro praticamente hanno una spirale, una molla diciamo, di questo filo particolare che è Cantal, che è una lega di ferro, cromo e alluminio. Resiste all'alta temperatura senza ossidarsi, senza deformarsi. Cavo della morte collegato. Ok. Le alimentiamo. Il nostro magico gasbeton che resiste ad alte temperature. Lo usiamo sempre per ogni cosa. Ecco, stanno diventando rosse dentro. Sì. Eccole belle rosse. È una bella stufetta. È una stufetta da 1000 watt, perché sono due resistenze da 500 watt l'una, 125 volt. No, 115 volt. Sì. A questo punto, cosa facciamo? Aspettiamo le pizze che arrivino. Esatto, tra un po' suoneranno e vi salutiamo. E se state per mangiare vi diamo il buon appetito. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.